Il teatro dei pupi è un'antica tradizione siciliana dove il popolo siciliano fino agli anni 50 veniva in questi teatrini a seguire queste vicende dei paladini di Francia che venivano rappresentate a puntate. Infatti tutta la storia, vecchi pupari come mio padre, mio nonno, la rappresentavano a puntate iniziando dalla vita e morte di Re Pipino il Breve, ad arrivare nella valle di Roncisvalle dove muore Orlando con tutti i paladini, durava 354-356 puntate. E pensate che anche il pubblico partecipava allo spettacolo, in particolare quando c'era la morte di qualche personaggio che tanto amava, tipo Don Chiaro, che era un cristiano, o ma sono la morte di Orlando. C'era gente che veniva già preparata, nel senso che piangeva quando gli moriva il suo eroe, o ma se no quando c'era quel traditore di Gano di Magonza che ardiva i tradimenti, erano pronti chi gli tirava la scarpa, il pomodoro, il pane, tutto ciò che aveva in mano perché non voleva che ardiva il tradimento per la morte di Orlando, ma sono per la morte di Ruggero. E il teatro dell'Opera dei Pupi ancora oggi è vivo. Io sono uno dei discendenti della famiglia Mancuso, sono l'ultimo dove ho il mio teatro stabile al Borgo Vecchio a Palermo e rappresento spettacoli della tradizione. E quindi il teatro dei pupi è una grande tradizione perché l'Opera dei Pupi già esisteva non con questi cavalieri, ma esisteva con i pupi in paggio, che erano coloro che rappresentavano le vastasate siciliane, le cosiddette farse in dialetto. E c'erano questi personaggi un po' estrosi, nel senso che avevano questi nomi un po' particolari come Nofrio, Virticchio, Rusidda, Tistuzza e altri personaggi che raccontavano un po' i fatti di cortile, raccontavano tutto quello che accadeva nei paesi. E poi alla fine del 1700, i primissimi del 1800, questi pupi vengono ricoperti con le armature perché c'erano questi cantastorie, questi puntastorie che narravano nelle piazze, nelle ville, queste storie di Carlo Magno sui paladini. La gente era così appassionata che il puparo iniziò a ricoprire questi pupi in paggio, togliendo i vestiti e mettendo le armature e rappresentando questa storia dei paladini di Francia a puntate. Giustamente mio nonno impara l'arte da questa famiglia Pernice. Nel 1928 inizia i suoi spettacoli con i suoi aiutanti. Nel 1934 nasce mio padre, dove diventa poi crescendo il suo primo aiutante, quindi diventa il suo perno principale. Poi mio nonno impiantò teatrini in vari punti della Sicilia, dei paesini, qui nei quartieri popolari a Palermo, però sempre il punto di riferimento per noi è stato sempre il quartiere Borgo Vecchio. Poi mio padre crescendo, giustamente con i suoi fratelli, iniziò anche a girare, infatti giravano come fratelli Mancuso, e finché l'ultimo teatro di mio nonno fu in piazza Don Luigi Sturzo, proprio sotto il teatro Politeama, che rimase aperto sino all'88, e poi dall'88 io ho ripreso questa attività nel 93 e nel 94 apro una mia ditta. Nel 2003 inauguro questo mio teatro stabile, dove annualmente faccio un programma, lo tengo vivo e la gente ha un punto di riferimento dove potersi venire a vedersi uno spettacolo tradizionale. Alla battaglia! Alla battaglia! Alle armi! Procediamole! Alle armi! Rinaldo! Eccomi sotto le mura della città di Parigi. Venite e proverete il valore del principe Rinaldo di Montalbano. Alle armi! Alle armi!